Life is Strange è un'avventura grafica episodica sviluppata da Dontnod Entertainment e pubblicata da Square Enix nel 2015. Ambientato nella cittadina immaginaria di Arcadia Bay, il gioco combina una narrazione intima e avvincente con meccaniche innovative di manipolazione del tempo, offrendo ai giocatori un'esperienza emotivamente coinvolgente e artisticamente unica. Storia e narrazione. Al centro di Life is Strange c'è Maxine Max Caulfield, una giovane studentessa di fotografia che scopre di possedere il potere di riavvolgere il tempo. La trama si sviluppa attraverso 5 episodi e ruota attorno alla relazione di Max con la sua amica d'infanzia Chloe Price, mentre affrontano misteri che coinvolgono la scomparsa di Rachel Amber, una studentessa locale, e la crescente minaccia di un disastro naturale. La narrazione eccelle per il suo ritmo e la profondità dei personaggi. Life is Strange esplora temi come l'amicizia, il rimpianto, il bullismo e la perdita, affrontando anche argomenti delicati come il suicidio e la salute mentale. Il gioco dà voce a personaggi credibili, ognuno con una personalità ben definita, che rendono l'esperienza profondamente personale e immersiva. Le scelte del giocatore influenzano direttamente la storia, portando a diverse conseguenze a breve e lungo termine. Tuttavia, il gioco spinge i giocatori a riflettere sulla natura del libero arbitrio. Non tutte le scelte hanno esiti positivi e alcune decisioni sono strazianti indipendentemente dalla strada scelta. Personaggi. I personaggi di Life is Strange sono uno degli elementi più forti del gioco, poiché ognuno di loro è caratterizzato con profondità e complessità. Ogni personaggio contribuisce alla trama in modo significativo, portando alla luce temi emotivi e situazioni reali. Maxine Max Caulfield, doppiata da Hannah Tell. Ruolo protagonista principale. Max è una giovane studentessa di fotografia di 18 anni, timida e introspettiva, che torna ad Arcadia Bay dopo 5 anni di assenza per frequentare l'Accademia Blackwell. La scoperta del suo potere di riavvolgere il tempo la porta a intraprendere un viaggio complesso in cui affronta dilemmi morali e cerca di aiutare coloro che ama. Max è un personaggio empatico e riflessivo, spesso sopraffatto dalle responsabilità che derivano dalle sue scelte e dal suo potere. La sua passione per la fotografia è un elemento simbolico che rispecchia il tema della memoria e della percezione del tempo. Chloe Price, doppiata da Ashley Birch. Ruolo coprotagonista, migliore amica di Max. Chloe è una ragazza ribelle, sarcastica e dal carattere impulsivo. Dopo la morte del padre ha vissuto una vita segnata dalla sofferenza e dall'abbandono, specialmente dopo che Max si è trasferita. Chloe è profondamente legata a Rachel Amber, la cui scomparsa ha ulteriormente complicato il suo equilibrio emotivo. Il suo look distintivo, capelli blu, piercing e abbigliamento punk, e la sua personalità audace nascondono una vulnerabilità profonda che emerge nei momenti di maggiore intimità con Max. La relazione tra Max e Chloe è il cuore pulsante del gioco, oscillando tra amicizia e una possibile connessione romantica. Rachel Amber. Ruolo personaggio centrale, assente fisicamente. Rachel è la studentessa scomparsa intorno alla quale ruota gran parte della trama. Descritta da molti come carismatica e talentuosa, Rachel è una figura enigmatica. Nonostante non compaia direttamente, la sua influenza è palpabile attraverso i ricordi e i racconti degli altri personaggi. Il rapporto ambiguo con Chloe e i suoi legami segreti con altri membri della comunità di Arcadia Bay aggiungono profondità al suo personaggio. Rachel rappresenta il mistero e la complessità della vita che il gioco cerca di esplorare. Kate Marsh, doppiata da Diane Hutton. Ruolo studentessa della Blackwell, vittima di bullismo. Kate è una giovane ragazza dolce e religiosa, ma è perseguitata da una serie di eventi che la portano a essere bullizzata e isolata.
La sua storia affronta temi delicati come il suicidio e il giudizio sociale. Il modo in cui Max interagisce con Kate e il supporto che le offre può determinare il corso della sua vita, rendendo la sua storyline una delle più emotivamente coinvolgenti del gioco. Mark Jefferson, doppiato da Derek Phillips. Ruolo: insegnante di fotografia alla Blackwell. Jefferson è inizialmente presentato come un carismatico e talentuoso insegnante, rispettato dagli studenti e dalla comunità. Tuttavia, il gioco rivela lentamente il suo lato oscuro, trasformandolo in uno dei principali antagonisti. Il personaggio rappresenta il tema dell'apparenza e della dualità, come qualcuno apparentemente perfetto possa nascondere segreti terribili. David Madsen, doppiato da Don McManus. Ruolo: patrigno di Chloe, capo della sicurezza della Blackwell. David è un uomo severo e sospettoso, spesso in conflitto con Chloe. Tuttavia, nel corso del gioco emerge una figura più complessa, un uomo che, pur con metodi discutibili, cerca di proteggere la sua famiglia e affrontare i propri demoni. La sua relazione con Max e Chloe può cambiare significativamente a seconda delle scelte del giocatore, rivelando lati di lui più umani o accentuandone la rigidità. Nathan Prescott, doppiato da Nick Shrinen. Ruolo: studente ricco e problematico della Blackwell. Nathan è il figlio di una delle famiglie più influenti di Arcadia Bay. È arrogante e disturbato, coinvolto in molti dei conflitti principali della trama. Tuttavia, dietro il suo comportamento aggressivo c'è un ragazzo fragile e manipolato, vittima della pressione familiare e della corruzione del sistema. Joyce Price, doppiata da Cissy Jones. Ruolo: madre di Chloe. Joyce è una donna amorevole e resiliente, che cerca di mantenere unita la sua famiglia nonostante le difficoltà. È il punto di riferimento emotivo per Chloe, anche se spesso è costretta a prendere decisioni difficili per il loro bene. Warren Graham, doppiato da Carlos Luna. Ruolo: amico e potenziale interesse romantico di Max. Warren è un ragazzo gentile e intelligente, profondamente affezionato a Max. Il suo personaggio rappresenta un supporto costante per Max, anche se il gioco lascia intendere che i suoi sentimenti potrebbero non essere del tutto ricambiati. Altri personaggi: Victoria Chase, doppiata da Danny Knights. Ruolo: antagonista minore, la classica ragazza popolare e snob. Regina delle Mean Girls alla Blackwell, Victoria è una rivale di Max. Tuttavia, le sue insicurezze nascoste aggiungono complessità al suo personaggio. Frank Bowers, doppiato da Daniel Bonger. Ruolo: antagonista minore, lo spacciatore di Arcadia Bay. Un uomo dal passato turbolento, legato sia a Chloe che a Rachel. Frank è un personaggio ambiguo che oscilla tra l'essere un ostacolo e un alleato. Caratteristiche dei personaggi. I personaggi di Life is Strange sono il cuore pulsante del gioco, grazie alla loro caratterizzazione sfaccettata e ai legami complessi che intrecciano tra loro. Ogni figura, dai protagonisti ai personaggi secondari, contribuisce a rendere Arcadia Bay un mondo vivido e autentico, capace di riflettere emozioni, conflitti e dilemmi universali. Le loro storie, spesso intrecciate con i temi principali del gioco, aggiungono profondità e significato alla narrazione, trasformando ogni incontro in un'esperienza significativa. La forza di Life is Strange risiede proprio nella capacità di far vivere ai giocatori relazioni e scelte che sembrano straordinariamente umane. Gameplay e meccaniche di gioco. Il cuore del gameplay è la capacità di Max di riavvolgere il tempo.
Questa meccanica non solo permette di correggere errori immediati, ma apre anche la possibilità di esplorare diverse ramificazioni narrative, consentendo ai giocatori di vedere gli effetti delle loro decisioni prima di finalizzarle. L'interazione con l'ambiente è intuitiva e il gioco incoraggia l'esplorazione, con numerosi dettagli che arricchiscono la comprensione del mondo di Arcadia Bay. Sebbene il gameplay sia lineare e più vicino a un'esperienza cinematografica, la combinazione di puzzle ambientali e dialoghi ramificati mantiene l'interesse vivo. Alcuni potrebbero trovare limitata la libertà d'azione rispetto ad altri giochi, ma ciò è compensato dalla qualità della scrittura e dalla forza della narrativa. Grafica e stile artistico. Lo stile visivo di Life is Strange è uno dei suoi tratti distintivi. Pur non essendo tecnicamente impressionante rispetto ad altri titoli del 2015, il gioco adotta una grafica in cel shading dai toni morbidi, che ricorda un dipinto ad acquerello. Questo approccio estetico si adatta perfettamente all'atmosfera malinconica e nostalgica della storia. L'uso della luce e dei colori è magistrale. Il tramonto di Arcadia Bay, i riflessi sui vetri e le ombre delle tempeste in arrivo sono resi con una cura che amplifica il coinvolgimento emotivo. Colonna sonora. La colonna sonora è uno degli effetti più celebrati di Life is Strange. Una selezione di brani indie, tra cui artisti come Sid Meier's, José González e Bright Eyes, crea un'atmosfera intima e nostalgica che rispecchia i temi del gioco. La musica diventa un personaggio a sé stante, amplificando i momenti di introspezione e tensione. Ogni brano è scelto con cura per integrarsi perfettamente con le scene, come il momento in cui Max si rilassa sul letto ascoltando To All of You di Sid Meier's. Temi e impatto emotivo. Uno degli aspetti più significativi di Life is Strange è la sua capacità di affrontare temi complessi con sensibilità e realismo. La scrittura è intrisa di empatia, spingendo i giocatori a mettersi nei panni dei personaggi e a riflettere sulle proprie vite e decisioni. Il finale è uno dei momenti più discussi, un dilemma morale devastante che ha diviso la comunità dei giocatori. Indipendentemente dalla scelta, il gioco riesce a lasciare un'impronta emotiva duratura. Sviluppo. La creazione di Life is Strange di Dontnod Entertainment è una storia interessante che riflette l'ambizione e il coraggio dello studio francese, noto in precedenza per Remember Me del 2013. Dopo questo titolo, Dontnod decise di concentrarsi su un progetto narrativo più intimo, centrato su relazioni umane, scelte difficili e conseguenze, introducendo la meccanica innovativa del riavvolgimento del tempo per arricchire gameplay e temi come il rimpianto e la responsabilità. Come ambientazione fu scelta la città immaginaria di Arcadia Bay, creata come un piccolo centro urbano della costa degli Stati Uniti e ispirata alle atmosfere pacifiche e malinconiche dell'Oregon. La struttura episodica, sostenuta dal publisher Square Enix, fu scelta per ridurre rischi finanziari e coinvolgere il pubblico nel tempo, nonostante la sfida di mantenere alta l'attenzione tra gli episodi. Con risorse limitate, Dontnod utilizzò Unreal Engine 3 per contenere i costi, accettando compromessi grafici compensati da uno stile artistico unico e atmosferico. Il sistema di scelte e conseguenze fu progettato per essere significativo ma accessibile, grazie alla meccanica del riavvolgimento che evitava errori irreversibili. Affrontare argomenti complessi come il bullismo e il suicidio richiese sensibilità e ricerca, garantendo una rappresentazione rispettosa. Dopo difficoltà iniziali nel trovare un publisher a causa dell'approccio narrativo e della protagonista femminile, Square Enix supportò il progetto, consentendo al team ampia libertà creativa. Nonostante le sfide tecniche e i rischi, Life is Strange ha ridefinito il genere delle avventure narrative, dimostrando che una visione chiara e coraggiosa può lasciare un'impronta duratura nell'industria videoludica. Accoglienza.
Quando il primo episodio di Life is Strange uscì nel gennaio 2015, le aspettative erano moderate. Tuttavia, il gioco ricevette un'accoglienza entusiasta grazie alla sua narrazione unica, ai temi maturi e all'approccio emotivo. Episodio dopo episodio, il gioco guadagnò una solida base di fan e fu lodato per la sua capacità di affrontare temi umani con profondità. Life is Strange ha avuto un impatto significativo sulla community dei giocatori, che continua a celebrare il titolo attraverso fan art, fanfiction e discussioni su temi e personaggi. Il gioco è stato inoltre considerato uno dei migliori esempi di narrazione inclusiva grazie alla rappresentazione di una vasta gamma di identità, emozioni e situazioni reali. Critiche. Nonostante i numerosi elogi, Life is Strange presenta alcuni difetti. Il gameplay, considerato semplice e ripetitivo, propone enigmi poco impegnativi, mentre alcune scelte narrative, pur avendo un impatto emotivo, risultano meno significative poiché molti eventi chiave sono inevitabili. L'estetica e la narrativa fortemente teen del gioco, insieme alla relazione tra Max e Chloe, sono aspetti controversi. Sebbene il focus su dialoghi, temi e cultura adolescenziale renda la storia accessibile e nostalgica per molti, alcuni lo trovano stereotipato e forzato, con espressioni colloquiali percepite come datate o artificiose. Inoltre, la trattazione di temi complessi come bullismo e suicidio è stata talvolta criticata per un approccio melodrammatico e semplificato. La relazione tra Max e Chloe, centrale nella trama, può essere interpretata come amicizia profonda o relazione romantica. Tuttavia, il gioco sembra spingere troppo verso una lettura romantica, limitando interpretazioni più neutre e distogliendo l'attenzione dai misteri principali, come la scomparsa di Rachel Amber o la minaccia della tempesta. Questi aspetti hanno diviso il pubblico. Per alcuni rappresentano il fascino emotivo e autentico del gioco, mentre altri avrebbero preferito un approccio più universale e maturo. In definitiva, l'efficacia di Life is Strange dipende dalle aspettative del giocatore. Opere derivate. La serie Life is Strange si è evoluta in un ampio franchise con prequel, sequel, spin-off, fumetti e adattamenti annunciati, espandendo il mondo di Arcadia Bay e approfondendo i suoi temi centrali. Il prequel Life is Strange Before the Storm del 2017, ad esempio, esplora la vita di Chloe Price e la sua relazione con Rachel Amber, rinunciando ai poteri temporali per concentrarsi su dialoghi incisivi e dinamiche emotive. Mentre il sequel, Life is Strange 2 del 2018, segue i fratelli Sean e Daniel Diaz, affrontando temi come discriminazione e legami familiari, distaccandosi da Max e Chloe. Lo spin-off Life is Strange True Colors, uscito nel 2021 invece, introduce Alex Chen, capace di percepire e manipolare le emozioni, e ha ricevuto lodi per la profondità narrativa e il design emozionale. La serie a fumetti, pubblicata dal 2018, prosegue una delle linee temporali del gioco originale, esplorando nuovi elementi fantascientifici e dinamiche tra Max e Chloe. Nel 2016 poi è stata annunciata una serie TV che dovrebbe adattare la trama del primo gioco, ma non se ne hanno aggiornamenti recenti. Infine, il 29 ottobre 2024 è stato pubblicato Double Exposure, che segna il ritorno di Max Caulfield, con una trama investigativa e nuovi poteri che coinvolgono linee temporali parallele. Conclusioni. Life is Strange è più di un semplice videogioco. È un'esperienza narrativa che rimane con il giocatore molto tempo dopo che i titoli di coda sono finiti. Con una storia emotivamente ricca, personaggi memorabili e un'estetica distintiva, il gioco si colloca tra le opere più influenti del genere narrativo. Le opere derivate non solo hanno ampliato il mondo narrativo del gioco originale, ma hanno anche offerto ai fan nuove prospettive e storie da vivere. Che si tratti di prequel, sequel o spin-off, ognuno di questi progetti riflette l'impegno del franchise nel raccontare storie emotive e umane, mantenendo vivo il suo spirito unico. Nonostante alcune imperfezioni,
Life is Strange è un titolo imprescindibile per chi ama storie coinvolgenti e profonde ed è un esempio eccellente di come i videogiochi possano esplorare temi umani con la stessa forza di un libro o di un film. Voto 8,5 su 10.